La sensazione di sentirsi sbagliati, che si riscontra nelle persone autistiche, secondo me potrebbe essere assolutamente eliminata dalla scuola, mentre la scuola, almeno da quello che ricordo, che è stato il mio vissuto e anche quello dei miei fratelli, che sono entrambi autistici e abbiamo ricevuto tutti e tre una diagnosi per me troppo tardi, in quanto tutti e tre in età adulta. Io penso che il discorso legato a cosa potrebbe fare la scuola sia quello di informarsi di più a riguardo, di far sì che i docenti non siano semplicemente delle persone che sanno più o meno che cos'è l'autismo. Non dico che lo debbano studiare al 100% come magari una persona specializzata, perché dovrebbero conoscere, a parer mio, tantissime sfaccettature della mente umana, ma a parte che secondo me dovremmo studiare tutti come funziona la mente umana, a differenza di altre cose che sono meno utili, dato che tutti abbiamo una testa. Quindi senza magari studiarla come la può studiare uno specialista, secondo me come si studia il corpo umano, si può studiare anche un po' come funzioniamo qua dentro. E secondo me i docenti dovrebbero essere i primi a saperlo fare, e secondo me ci dovrebbero essere più testimonianze di autistici nelle scuole, per far capire meglio e non far sentire questi ragazzi diversi, ma non solo ragazzi autistici, comunque anche a livello di altre neurodiversità. La sensazione di essere sbagliato io l'ho vissuta per tutta la vita e a volte continua a esserci anche oggi, nonostante dal momento della diagnosi abbia iniziato a sentirmi meno sbagliato e un po' più diverso, che per fortuna insomma è già più sopportabile. A scuola era una costante, a scuola ti senti sbagliato perché inevitabilmente la scuola è una realtà strutturata in un certo modo, è strutturata per strutturare, per creare dei membri di una società, no? Quindi la scuola dà regole, dovrebbe dare delle regole come anche la famiglia, e insegnare una serie di nozioni e di concetti. Il problema è che a scuola si fa gruppo. A scuola si può essere esclusi perché si hanno delle modalità di apprendimento differenti, magari io per esempio ho una modalità che è molto più visiva, io imparo molto vedendo, guardando, osservando o ascoltando, molto di più rispetto a quando leggo, per me è molto più difficile. In generale per esempio gli audiolibri oppure leggere ad alta voce per me è molto più utile, o i video. Quindi magari uno può essere escluso perché viene visto un po' come problematico, non lo studente problematico che in alcune discipline, in alcune materie non riesce a stare al passo con gli altri. Si può essere anche esclusi dai compagni, che è una cosa che è abbastanza brutta e avviene molto spesso, perché comunque la nostra modalità di socializzazione può essere estremamente diversa, per quanto molti di noi imparino a mascherare e apprendano le modalità di socializzazione neurotipiche, rimane sempre un qualcosa di artificiale, di non naturale. Quindi in generale la sensazione non necessariamente di essere sbagliato, ma la sensazione di essere diverso, quella a scuola c'è sempre. Ora la scuola può aiutare evitando che questa sensazione di essere diverso venga percepita in modo negativo come essere sbagliato, perché quando poi uno è diverso, voglio dire, siamo tutti diversi, se poi intorno hai una società che non ti fa pesare la tua diversità, ma che anzi la vede come una cosa del tutto normale, tu non hai grossi problemi, anzi insomma voglio dire, percepisci la tua identità. Ma se questa diversità viene vista come un errore, insomma sei sbagliato, sei difettoso. Ecco, in questo senso la scuola può aiutare tanto nell'adattare le metodiche
dell'insegnamento alle persone che hanno delle differenze nell'apprendimento, tanto educando i bambini e gli studenti all'accoglienza, a non giudicare la diversità degli altri, ma a comprenderla, ad accoglierla. Ha contribuito tantissimo. Il fatto che non tornerei mai ai tempi della scuola penso sia già abbastanza eloquente. In quegli anni si è radicata in me la mia convinzione di essere stupida e sbagliata. Al contrario, invece, l'esperienza di mio figlio maggiore, che si è trovato a frequentare, soprattutto nel ciclo di medie e superiori, un ambiente scolastico ricettivo e rispettoso delle sue caratteristiche, ho potuto osservare come questo sia stato e sia positivo per lui. Letteralmente l'ho visto fiorire, quindi la scuola è importantissima. Noi ti sentiamo sbagliati nel momento in cui ci viene fatto notare che un nostro comportamento che ci viene naturale si nota come particolare. E quindi io penso che semplicemente basti, cioè non è che sia da poco, però bisogna sforzarsi di far capire che i comportamenti, diciamo, peculiari rientrano nella normalità e non sono sbagli, sono semplicemente peculiarità. Il punto è proprio che quello che si vorrebbe cambiare della scuola, tornando indietro, è tutto quello che porta una persona autistica alla fine a sentirsi sbagliata e quindi, come dire, a costruire anche un senso di sé profondamente negativo, al quale la scuola concorre molto spesso.